Memento, diretto da Christopher Nolan, è un thriller psicologico del 2000 che ha rivoluzionato il modo di raccontare una storia al cinema. L'idea del film nasce da una conversazione tra Christopher e il fratello, Jonathan Nolan, durante un viaggio in macchina. Jonathan ha poi sviluppato il racconto Memento Mori, ma il film è stato realizzato prima della pubblicazione della storia. La trama segue Leonard Shelby, Guy Pearce, un uomo affetto da una grave forma di amnesia anterograda. Non può creare nuovi ricordi dopo un trauma subito. La sua unica missione è trovare l'assassino di sua moglie, affidandosi a note, polaroid e tatuaggi per ricostruire gli eventi. Il titolo Memento ha un doppio significato. In latino significa ricordati, mentre in inglese si riferisce a un oggetto utilizzato per conservare un ricordo, come le note e le polaroid che Leonard usa nel film per ricostruire la sua memoria. Questo gioco linguistico riflette perfettamente il tema centrale della storia, in cui la memoria diventa frammentata e inaffidabile, costringendo il protagonista a trovare modi alternativi per orientarsi nella sua realtà. Il film esplora in modo magistrale temi come l'identità, l'autoillusione e la fragilità della memoria. Quanto possiamo fidarci dei nostri ricordi? Leonard è davvero un eroe o è solo una pedina manipolata da chi gli sta intorno? La sceneggiatura gioca costantemente con queste domande, portando il pubblico a mettere in discussione tutto. Oltre alla trama, il film esplora un tema più profondo, la necessità umana di dare un ordine temporale agli eventi per trovare un senso all'esistenza. Privato della memoria a breve termine, Leonard vive in un eterno presente, in cui non sa mai quanto tempo è trascorso dall'incidente. Eppure, il bisogno di avere uno scopo lo spinge a continuare, affidandosi a metodo, istinto e disciplina per non perdersi completamente. Guy Pearce offre un'interpretazione intensa e sfaccettata, rendendo credibile il tormento di un uomo che vive in un eterno presente. Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano aggiungono ulteriori livelli di ambiguità ai loro personaggi, rendendo impossibile distinguere alleati da nemici. La regia di Nolan è ipnotica, ogni dettaglio visivo e sonoro è studiato per amplificare il senso di disorientamento. Ciò che distingue Memento è la sua struttura narrativa. Il montaggio è una rappresentazione visiva dello stato mentale del protagonista. Ogni scena dura circa 15 minuti e viene seguita da un'altra che procede in ordine cronologico inverso rispetto alla precedente. Questo metodo narrativo pone lo spettatore nella stessa condizione di Leonard, disorientato, senza punti di riferimento chiari, costretto a ricostruire il puzzle degli eventi man mano che il film procede. Solo arrivando alla parte centrale tutto inizia a prendere senso. A intervallare questi segmenti vi sono scene in bianco e nero che seguono un ordine lineare, offrendo un contrasto tra passato e presente e fornendo lentamente le risposte a un puzzle complesso. Wally Pfister, direttore della fotografia e storico collaboratore di Nolan, utilizza un contrasto netto tra le scene a colori e quelle in bianco e nero per distinguere i due piani temporali della narrazione. L'uso di luci naturali e un'estetica cruda rafforzano il senso di realismo e disorientamento. Nella versione europea in DVD e Blu-ray è inclusa una versione del film rimontata in ordine cronologico lineare. Tuttavia, questa non è considerata un'alternativa ufficiale, poiché per Christopher Nolan la versione cinematografica rimane l'unica realmente valida. La colonna sonora di David Julian è minimale ed evocativa, con sonorità ambient che accentuano l'atmosfera malinconica e l'angoscia del protagonista. I temi musicali si fondono con il montaggio, rafforzando il senso di spaesamento. Gli ambienti sono spogli e anonimi, riflettendo la condizione mentale di Leonard. Motel decadenti, parcheggi desolati e interni poco caratterizzati creano un'atmosfera alienante in cui il tempo sembra sospeso.
I costumi, semplici e realistici, contribuiscono all'autenticità del film. Leonard indossa sempre gli stessi abiti, un completo chiaro e una camicia azzurra, sottolineando la sua condizione di perenne staticità, prigioniero della propria memoria frammentata. Le riprese si sono svolte in soli 25 giorni, un tempo relativamente breve per un film così complesso dal punto di vista narrativo e tecnico. Nonostante un successo modesto al botteghino, Memento è stato progressivamente rivalutato dalla critica e dal pubblico, diventando un vero e proprio cult per gli appassionati di cinema. L'impatto culturale di Memento, però, si estende anche oltre il cinema, con riferimenti in ambito musicale e satirico. Il film è citato dal rapper italiano Caparezza nella canzone Migliora la tua memoria con un click, tratta dall'album Prisoner 709. Inoltre, il collettivo Il Terzo Segreto di Satira ha realizzato il video di Memento, un montaggio che alterna scene del film con immagini reali, paragonando il protagonista a Luigi Di Maio durante la campagna elettorale del 2018, a causa di alcune dichiarazioni contraddittorie, come se soffrisse della stessa amnesia di Leonard Shelby. Questi riferimenti confermano come Memento sia entrato nell'immaginario collettivo, diventando un punto di riferimento anche al di fuori del contesto cinematografico. Ma perché Memento avrebbe meritato l'Oscar? Ci sono film che arrivano al momento giusto e conquistano tutto, e poi ci sono quelli che, pur essendo straordinari, vengono sottovalutati al loro debutto, per poi essere riscoperti e rivalutati negli anni. Memento, ovviamente, appartiene alla seconda categoria. Nel 2002 ottenne 2 nomination agli Oscar, una per la miglior sceneggiatura originale e una per il miglior montaggio, ma non riuscì a portare a casa nessuna statuetta. Eppure, guardandolo oggi, è difficile non pensare che meritasse molto di più. La forza di Memento sta innanzitutto nella sua sceneggiatura. La struttura narrativa a ritroso è una delle più originali nella storia del cinema. Questa scelta geniale non è solo un esercizio di stile, ma un modo in cui lo spettatore non è più un semplice fruitore passivo delle immagini che scorrono sullo schermo, ma viene trasportato direttamente nella pellicola, andando oltre l'empatizzare con il protagonista, ma ritrovandosi in tutto e per tutto nei panni di Leonard. Se già questo basterebbe a rendere il film degno di un Oscar, bisogna aggiungere la regia di Nolan, capace di trasformare un budget ridotto in un'esperienza cinematografica indimenticabile. Il modo in cui costruisce la tensione e gioca con la percezione del pubblico è semplicemente magistrale. Il montaggio, curato da Dodi Dorn, è essenziale per il funzionamento del film, trasformandolo in un'esperienza unica. La scelta di far durare ogni scena pochi minuti prima di interrompersi e ripartire con una nuova che ribalta la prospettiva trascina il pubblico in un enigma da ricomporre. Non è un caso che Memento sia stato spesso definito un classico del genere mindfuck, quei film che giocano con la percezione e la logica dello spettatore, come Fight Club o Il Sesto Senso. Infine, Memento ha avuto un'influenza enorme sul cinema e sulla serialità successiva. Ha aperto la strada a narrazioni non lineari sempre più ambiziose, diventando un punto di riferimento per il genere thriller psicologico. E allora, perché non lo ha vinto? Nonostante queste innovazioni e il plauso della critica, l'opera di Nolan non fu nemmeno candidata come miglior film. Uno dei motivi fu probabilmente la sua natura indipendente. Memento era un film indie con un budget limitato e senza il supporto massiccio delle grandi case di produzione. Questo ha influito sulla sua corsa agli Oscar, dove le major hanno spesso un peso determinante nella campagna promozionale. Inoltre, il 2002 fu un anno di forte competizione, con film come A Beautiful Mind,
che ha vinto miglior film e miglior regia, Moulin Rouge e Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, che hanno dominato in diverse categorie tecniche, per non parlare di Gosford Park e Black Hawk Down, che hanno soffiato la statuetta rispettivamente per la miglior sceneggiatura originale a Christopher e Jonathan Nolan e per il montaggio a Dodi Dorn. Ma un altro fattore potrebbe essere stato il fatto che Memento fosse semplicemente troppo avanti per il suo tempo. La sua narrazione complessa e la struttura frammentata richiedevano uno spettatore attivo, disposto a mettere insieme i pezzi del puzzle, e forse non tutti i membri dell'Academy erano pronti a premiare un film così audace. Insomma, Memento aveva tutte le carte in regola per vincere un Oscar, ma la sua natura indipendente e la forte concorrenza lo hanno penalizzato. Con il tempo, però, la storia ha rimesso le cose al loro posto. Memento è diventato un cult, citato e studiato come uno dei thriller psicologici più influenti degli anni 2000. Nel 2017 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, un riconoscimento riservato solo ai film di grande valore storico e culturale. E oggi più che mai è chiaro che Nolan avrebbe meritato la sua statuetta dorata. Forse non l'ha avuta allora, ma il tempo gli ha dato ragione. Memento è un capolavoro che sfida le convenzioni del cinema narrativo. È un film che richiede attenzione e partecipazione attiva, ma che ripaga con una delle esperienze cinematografiche più uniche e coinvolgenti di sempre. Un must imperdibile per chiunque, ma soprattutto per gli amanti dei thriller psicologici e delle storie non convenzionali. Voto 10 su 10.